Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torniamo a parlare del calciomercato in casa Inter. Tra le ultime novità, e ce ne sono soprattutto per quanto riguarda il fronte delle uscite, e qualche perplessità che nutro sulla campagna di rafforzamento dell'Inter. Se di rafforzamento possiamo parlare, ecco, chi segue il canale sa che io cerco sempre di essere ottimista, cerco di trovare il lato positivo nelle operazioni, però insomma ci sono diverse situazioni che mi lasciano alquanto perplesso. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito, vi ricordo anche un bel like se vi piace il video, iscrizione al canale, campanella delle notifiche attiva per non perdere nessun contenuto. Iniziamo innanzitutto dal nome in entrata, perché in questo momento c'è il nome di Leoni, la richiesta del Parma però è a dir poco folle dal mio punto di vista. L'Inter sarebbe pronta a spingersi fino a 30 milioni e già di per sé è una cifra per me astronomica per un calciatore di 18 anni, il Parma addirittura ne chiede 40. Ecco, e questa è la prima operazione che a me lascia un po' perplesso, perché anche 30 milioni, parliamo di un difensore di 18 anni, ne compirà 19 a dicembre, un calciatore che ha 17 presenze all'attivo in Serie A, vale già 30-35 milioni, perché poi se la richiesta è 40 magari si cercherà anche di andare incontro a queste richieste del Parma. Davvero Leoni vale così tanto? Io qualche dubbio ce l'ho, poi magari dovesse arrivare Leoni spero di sbagliarmi, spero che avranno avuto ragione i dirigenti, però insomma mi sembra davvero una cifra esagerata. Per di più se andiamo a valutare che Leoni è stato trattato lo scorso anno, per 6 milioni non è stato preso dalla Sampdoria, seppur naturalmente se sono andati a trattarlo significa che già avevano notato delle qualità, e non possiamo neanche dire che l'Inter viveva un periodo in cui non poteva fare nemmeno questo tipo di operazioni, perché poi sono stati spesi per Palacios 6 milioni di parte fissa più 4,5 di bonus. Quindi i soldi che potevano servire per portare Leoni all'Inter sono stati dirottati su un calciatore che in questo momento è ancora un punto interrogativo, ecco, non sappiamo effettivamente quello che può dare perché all'Inter non ha mai trovato spazio. Al Monza è stato in prestito, ma anche lì non ha trovato tanta continuità. Quando è stato impiegato non è sembrato proprio questo calciatore eccezionale, ma insomma, in questo momento Palacios rappresenta un oggetto misterioso o quasi, e è stato pagato l'importo che sarebbe servito per portare a Milano Leoni. Quindi questa è la prima perplessità, oltre poi al calciatore in sé, che lo reputo sicuramente un difensore forte, un difensore che può avere un futuro, ma 30 milioni vedo una cifra decisamente esagerata. Dove l'Inter potrebbe recuperare parte almeno dell'importo per poi fare questo investimento sulle uni, da cessioni che potremmo un po' definire cessioni minori, perché c'è il nome di Sebastiano Esposito. Esposito, come abbiamo detto più volte, c'è l'interesse della Fiorentina, però nelle ultime ore c'è stato un Cagliari che ha fatto passi avanti. Si tratta su una base di circa 7 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, e sarebbe l'unico calciatore in uscita sul quale l'Inter perderebbe il controllo, anche perché comunque è un calciatore che andrà in scadenza. Gli altri due nomi c'è quello di Aleksandar Stankovic, che ha fatto bene in prestito al Lucerna, che sarebbe in direzione Bruges. L'accordo è stato trovato per 8 milioni più 2 di bonus col diritto di recompra. Occhio però, perché la recompra per l'Inter è addirittura di 28 milioni, quindi è vero che sì, c'è una recompra, è vero che non si perde completamente il controllo sul centrocampista, ma significherebbe praticamente andarlo a riacquistare, perché non parliamo di qualche milione in più per, diciamo, dare un bonus di valorizzazione, praticamente parliamo davvero di un riacquisto del calciatore. Però insomma, se l'Inter ritiene che Stankovic non sia un calciatore che può aiutare, insomma, si cerca, ecco, di monetizzare con questi 8 milioni più 2, però una recompra così alta è quasi come non averla praticamente questa recompra. C'è poi il nome di Buchanan, ecco, con le 3 cessioni l'Inter potrebbe avere un gruzzoletto di 25 milioni da poter poi reinvestire su Leoni, che non è più subordinato alla cessione di un altro calciatore, ma con queste 3 cessioni, ecco, si potrebbe partire all'assalto del difensore del Parma.
Buchanan non è convintissimo del Sassuolo, diciamo che si deve fare un'opera di convincimento sul canadese, però questa la reputo già un'operazione decisamente migliore, perché c'è una cessione per 7-8 milioni, quindi quasi rientrando dall'investimento fatto, investimento che poi si è rivelato errato, quello su Buchanan, probabilmente principalmente per un fattore tattico, però anche qui sarà inserita una recompra, quindi nel caso in cui dovesse esplodere Buchanan, l'Inter avrebbe comunque le mani sul calciatore, poi resterà da capire a quanto sarà fissata questa recompra, perché un conto è averla per magari 12, 13, 14 milioni, quindi a quei 5-6 milioni in più rispetto alla cifra della cessione, un altro è avere una recompra in stile come la stanno mettendo per Aleksandar Stankovic di 28 milioni, significa praticamente andare a riacquistare un calciatore che era già nostro. Però, insomma, sono 3 operazioni, possiamo così definirle, minori, e in questo momento non vanno a togliere nulla alla rosa dell'Inter, però portano dei milioni in cassa che poi possono servire per il difensore. Arriviamo anche un po' a quelle che sono le mie perplessità su questo calciomercato, perché la mia domanda è: l'Inter effettivamente si sta rinforzando da questa campagna acquisti? È vero, molti diranno che l'Inter, come hanno riportato anche i giornali, ovviamente, giustamente direi, l'Inter ha speso già 70 milioni per Sucic, Luis Enrique, Bonni ed il riscatto di Zaleschi. Per me sono calciatori, buoni calciatori, non sono dei calciatori diciamo scarsi. È vero, Luis Enrique non ha convinto del tutto, però comunque al Marsiglia ha dimostrato qualcosa, può essere un buon calciatore. Però mi viene un dubbio: questi calciatori aiutano ad aumentare il tasso tecnico oppure sono delle operazioni fatte per aumentare il valore della rosa e quindi andando un po' incontro alle esigenze di OH3 di creare valore, di aumentare il valore societario e poi arrivare alla cessione? Mi spiego meglio. L'Inter, secondo me, dal mio punto di vista, avrebbe bisogno di co-titolari in diversi ruoli. Sucic, Luis Enrique, Bonni e Zaleschi, chi di voi li considera dei potenziali titolari? Chi pensa che potrebbero essere calciatori da mettere praticamente in dubbio la titolarità dei compagni di reparto? Risulta difficile, sono calciatori che allungano sì la rosa, che danno qualche riserva in più, ma non sono calciatori da considerare co-titolari. Ecco, per esempio, prendiamo Luis Enrique, sono stati spesi 25 milioni, ma difficile che possa insidiare la titolarità di Dumfries. Tanto è vero che si è parlato, se qualcuno dovesse pagare la clausola di Dumfries, che è valida fino a fine luglio, l'Inter andrebbe alla ricerca di un nuovo titolare. Quindi significa che in questo momento l'Inter non ha acquistato dei potenziali titolari. È vero, c'è qualche riserva in più, però ci sono anche alcuni punti della rosa che avevano bisogno di nomi diversi, di qualche nome già pronto. E a me, premetto, non metto in dubbio magari le qualità di Bonni, che è un giovane che può esplodere, ma non possiamo pensare che sia un co-titolare. Ecco, magari tra Bonni e Thuram Lautaro c'è un grande divario, tra Luis Enrique e Dumfries c'è un grande divario. Sucic forse è quello che, se dovesse davvero confermare ciò che viene detto in Croazia, è un po' più vicino ai titolari, ma è sempre tutto da valutare. Insomma, non sono stati presi dei calciatori già pronti. Qualcuno ci ha anche detto che la formazione titolare è difficilmente migliorabile. Ecco, è una frase che abbiamo sentito spesso, soprattutto negli anni scorsi. E secondo me questo è un qualcosa di assolutamente inesatto. Perché? Perché è un po' come la favoletta che ci hanno raccontato: l'Inter ha 2 squadre. Non è assolutamente vero, e anzi, secondo me l'Inter non avrebbe bisogno di una rivoluzione, ma di un restyling, sì. Perché innanzitutto mancano delle caratteristiche. All'Inter manca il calciatore più di fantasia, quindi nel fantasia non parlo di Messi o Cristiano Ronaldo come qualità, ma magari un calciatore che può portare qualcosa in più dal punto di vista del tasso tecnico in sé. E manca fisicità, caratteristiche che secondo me continuano a mancare nella rosa dell'Inter. E soprattutto l'Inter avrebbe bisogno non di aggiungere delle riserve da aspettare magari probabilmente anche per più di un anno. Ecco, faccio l'esempio di Leoni. Difficile pensare che Leoni fra 3 mesi sia il titolare all'Inter. Dovesse arrivare, ce lo auguriamo, ma è difficile pensare questo. E nel frattempo l'Inter avrebbe bisogno, forse già nell'immediato,
del post Acerbi, perché si inizia il campionato, si inizierà almeno ad oggi, a 11 luglio si inizierebbe la stagione, ancora con Acerbi titolare a 37 anni. Ci sarebbe bisogno del post Mkhitaryan e ad oggi si inizia ancora con l'Armeno titolare a 36 anni e i calciatori che sono stati presi non sono per il ricambio immediato, ciò che ci sarebbe bisogno soprattutto per il ruolo del difensore centrale. E poi c'è un po' Çalhanoğlu, per il quale anche bisognerebbe forse iniziare a pensare al post Çalhanoğlu, perché c'è un Aslani che è in uscita, però già si è detto che il posto di Aslani sarà occupato da Sušić. Sušić per me non è un regista, quindi bisognerebbe comunque cambiare il modo di giocare, ma se tieni Çalhanoğlu in rosa si presuppone che si continui a giocare col regista, quindi anche lì c'è una gestione non proprio esemplare. Poi la gestione di Çalhanoğlu ovviamente andiamo a parlare anche di un altro tema, del tema che abbiamo ampiamente trattato, dell'intervista post Inter Fluminense. Quindi diciamo sì, si tiene Çalhanoğlu, ma forse nell'Inter e Çalhanoğlu sono estremamente contenti. Poi potrebbe essere anche una soluzione che per quest'anno funziona ancora, ma a quali condizioni? Alla condizione magari di ricucire uno strappo inutilmente creato e magari fargli la promessa che il prossimo anno viene lasciato, quindi con, non dico una perdita per l'Inter perché è arrivato a zero, però insomma con un mancato introito. Quindi insomma ci sono un po' tutte queste situazioni che a me non stanno convincendo del tutto. Va bene allungare la rosa, va bene ringiovanire la squadra, però se poi ai nastri di partenza ti ripresenti con lo stesso 11 dell'anno scorso e è un 11 che ha un anno in più, naturalmente non possiamo dire di aver aumentato notevolmente il tasso tecnico, e anzi, visto che le avversarie, il Napoli in primis, si stanno rinforzando, ecco, probabilmente si è anche un po' creato un divario rispetto alle dirette concorrenti. Faccio un esempio, magari 30 milioni per Leoni piuttosto che investirli su un 18enne che, premetto, non so se davvero vale 30 milioni, si potrebbero investire su un calciatore già pronto e non credo che non si trovi un calciatore già pronto a 30 milioni. Faccio un esempio, il Napoli con quella cifra sta prendendo Beukema, che non sarà il nuovo Nesta, però comunque è un difensore valido. Quindi ecco, è un po' questa la mia perplessità, che non si sta portando l'Inter ad un livello superiore, ma si sta semplicemente spendendo per cercare di creare valore, quindi prendere dei giovani che in questo momento non sono dei co-titolari, sono delle riserve, nella speranza che possano aumentare il loro valore e quindi non per portare l'Inter a vincere, ma per arrivare da parte di OH3 alla cessione societaria col massimo introito possibile. Naturalmente spero di sbagliarmi, spero che dovesse arrivare, o meglio, che Bonny possa arrivare a 10-15 gol stagionali, anche 20 gol stagionali. Mi aspetto che Luis Enrique sia un funambolo sulle corsie esterne, però insomma le premesse qualche perplessità me la lasciano. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Ovviamente sfruttiamo la sezione anche per confrontarci, sperando sempre che tutte queste perplessità vengano cancellate. Ciao ragazzi, io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!